La domanda che nasce in questo nuovo video è: ma la relazione poliamorosa nel suo insieme ha bisogno di regole per esistere? Non dovrebbe essere un'esperienza anarchica relazionale? Quindi qual è poi il confine tra le regole e la libertà all'interno di questo contesto abbastanza nuovo che stiamo masticando della relazione poliamorosa? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo nuovo video dove insieme attraverso le relazioni, i sentimenti e la sessualità scopriamo strade di crescita spirituale. Sigla. Bene, ecco, questa domanda nasce da più domande che ci sono state fatte, all'interno diciamo, sia mail, sia direttamente, sia in chat, dove è stato chiesto di approfondire un po' di più il tema del poliamore sotto questo profilo, cioè l'idea che nel poliamore esistano regole, noi l'abbiamo già detto questa cosa, ha un pochino come dire, ha un pochino scosso le fondamenta dei fan dell'anarchia relazionale. Quindi, ma poliamore non dovrebbe essere libertà, cioè uno vive le relazioni che vuole, lascia vivere le relazioni che vuole e tutto diventa semplice. No, tanto semplice non lo è. Chi vive le relazioni poliamorose questo tema lo capisce molto bene e ora cercherò, anche attraverso le vostre domande, diciamo, che avete fatto, cercherò di entrare un pezzo alla volta dentro il tema. Il poliamore non dovrebbe essere una sorta di anarchia relazionale, quindi non dovremmo essere tutti liberi di fare un po' più o meno quello che vogliamo? Andiamo a capire poi quanto questa cosa è vera o non è vera. Oppure all'interno di questa esperienza non diventa troppo difficile gestire la multirelazione, quindi se io ho il compleanno il 4 maggio e il 4 maggio, guarda caso, è la serata in cui dovrei stare con una persona, ma ce n'ho anche un'altra. E cosa faccio? Come gestisco queste situazioni, come ad esempio in eventi importanti, tipo la persona con cui, mi relaziono, diciamo la persona A, gli piacerebbe andare a vedere il concerto di Dua Lipa, ma anche alla persona B piacerebbe andare a vedere il concerto con Dua Lipa con me. Quindi cosa faccio in questi casi? Soprattutto, come vado a mettere insieme queste diversità, sapendo che in questi ambiti l'interazione di gruppo può essere difficile. Poi andiamo a capire anche le differenze su questi aspetti rispetto appunto i gruppi poliamorosi, piuttosto che altre esperienze di questo genere, perché sono tutti temi che vanno un pochino scorporati. Quando noi facciamo una domanda di questo genere, ci poniamo di fronte a una situazione che magari viviamo noi e non è una situazione vista nel suo insieme. Oggi cerchiamo un po' di allargare la lente e andare a vedere bene, pezzo per pezzo, come noi vediamo il poliamore, come funziona dal nostro punto di vista e anche come andare a rispondere a queste domande nella maniera un po' più diretta. L'idea stessa di avere dei tempi stabiliti, questi tempi stabiliti, tra virgolette, "sacri" che possono esserci all'interno delle relazioni, che non sono, violabili, diciamo, dall'altro partner o cose di questo genere. Poi non stringono troppo, non diventano poi troppo rigidi, quindi poi diventa impossibile cambiare un programma, perché siccome è tutto fissato in questo modo, come fai a infilarci la vacanza con uno o con l'altro? E quindi insomma tutti questi elementi sono poi parte di un mondo un po' particolare che è appunto quello del poliamore, nel quale appunto esistono certo delle regole, ma che sono molto diversificate a seconda della forma relazionale di questo poliamore, proprio perché in base ad alcuni aspetti piuttosto che altri si può dare enfasi a determinate cose piuttosto che ad altre. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti questi elementi uno per uno. Innanzitutto, quando si parla di anarchia relazionale, per esperienza vi posso dire che si parla di una dimensione che noi abbiamo definito di single. È affrontabile anche in termini di coppia aperta, ma una coppia molto aperta, nel senso deve essere una situazione, a volte una situazione transitoria o comunque deve essere una situazione nella quale la coppia pesa molto meno rispetto a come normalmente peserebbe in un ambito come questo. E voglio dire che per poter vivere questa libertà e lasciar vivere questa libertà relazionale con le persone, normalmente adottiamo un escamotage di rapporti non troppo profondi, quindi non si va mai troppo in profondità nelle relazioni. Esistono eccezioni, ma sono molto rare, cioè
poter vivere l'amore nei confronti di altre persone e al tempo stesso con rapporti profondi e amore profondo, lasciare che queste persone vivano le loro relazioni è un livello molto evoluto dell'amore e dell'essere umano, quindi non è una cosa ordinaria. Ordinariamente, quando si parla di anarchia relazionale, si parla di rapporti un po' superficiali, cioè rapporti che non vanno mai troppo in profondità, mai troppo in intensità, perché come abbiamo già spiegato in tanti video, nel momento in cui si entra in questo campo di intensità maggiore, cioè si entra in un contesto energetico più forte che abbiamo chiamato fuoco della passione, questa energia, questa intensità sfugge dal nostro controllo, comincia ad andare un po' per i fatti suoi. Andando per i fatti suoi non ci permette di fare quello che ci pare, non ci permette di farlo in modo leggero, non ci permette più di farlo in modo light, cioè tranquilli, sereni, viviamo, tu vivi, io vivo, prenditi i tuoi spazi, mi prendi i miei. Non funziona più così, perché tanti aspetti del legame vengono magnetizzati e quindi veniamo molto attratti, troppo attratti, diventa molto difficile, poter gestire questo equilibrio anarchico come fino a quel momento magari abbiamo fatto. Ecco che mantenersi sul livello anarchico ci permette di rimanere un pochino in superficie, non entrare mai troppo in profondità, giocare con queste persone, con questi partner, ma senza mai coinvolgere troppe parti di noi. Questo è possibile, abbiamo spiegato anche come si fa e questo porta a un determinato risultato. Ma l'esigenza delle persone, tante persone, è quella di entrare in rapporti profondi, esattamente come capita di voler desiderare nei rapporti di coppia. Quindi il principio è lo stesso, che nei rapporti a due si può scegliere di rimanere molto in superficialità, quindi il classico single che mi coinvolgo ma non troppo nelle relazioni, quindi resto un po' fuori cioè sul bordo della piscina, non mi butto dentro, ma si arriva a desiderare di voler avere rapporti più profondi. Questo accade proprio perché noi abbiamo una natura che ci spinge in quella direzione, parleremo meglio magari in futuro di che cos'è questa natura che ci spinge in profondità nelle relazioni e quindi a un certo punto dentro di noi nasce il desiderio di andare in profondità. Questo si può fare sia nella relazione di coppia, sia nella relazione poliamorosa, ma nel momento in cui si fa questo in una relazione poliamorosa, ecco che le regole ci sono di aiuto. Perché ci sono di aiuto le regole? Ci sono di aiuto proprio perché nella forma relazionale più utilizzata al giorno d'oggi, che come Evamore noi chiamiamo costellazione poliamorosa, altri che la chiamano polycall piuttosto che altre cose, questa forma prevede rapporti differenziati tra le persone, livelli differenziati tra persone e quindi non è che è tutto uguale e uniformato nella relazione, nell'intensità. Soprattutto in questa forma, appunto nella costellazione poliamorosa, non c'è uno specifico obbligo di relazione tra tutti gli appartenenti a questo cluster, a questo tipo di, dimensione. Cioè ci possono essere rapporti profondi, ma anche rapporti superficiali, anche rapporti di non contatto, non necessariamente di contatto. Qui viene una piccola formuletta e la formuletta dice che minore contatto, minore relazione di sentimento profonda c'è tra gli elementi all'interno del cluster, maggiore bisogno c'è di regole. Questa regola è una regola universale che scoprirete essere funzionale, cioè funziona sempre. È un po' il paradigma delle relazioni poliamorose, cioè se io ho una relazione con A e ho una relazione con B, ma A e B non si parlano tra di loro, si conoscono a malapena e non hanno qualche tipo di scambio, io assumo un ruolo abbastanza centrale all'interno di questa relazione. Ora, lasciamo perdere se A e B hanno altre relazioni, questo è un discorso poi più articolato che andiamo poi a sviluppare magari in un altro video. Ma se A e B non hanno una relazione tra di loro, abbiamo proprio bisogno di avere delle cose stabilite e io sono il tramite, il ponte tra A e B per fare in modo che le cose che man mano andiamo a stabilire con A e con B siano armonizzate, quindi ci sia una sorta di equilibrio in tutto quello che ci stiamo dicendo. Ecco che i giorni stabiliti li sapremo tutti, i tempi, le cose che vengono portate più o meno in equilibrio, qui si parliamo diciamo di una relazione nella quale
io ho lo stesso livello di intensità d'amore per entrambe le persone. Quindi qui non stiamo parlando di ho una relazione prioritaria e una relazione secondaria. No, no, qui abbiamo 2 relazioni prioritarie. Per noi questo è già poliamore, okay, diversamente parliamo di coppia aperta, quindi parliamo di una relazione di tipo differente. In questo contesto, se la relazione tra A e B è pressoché inesistente o comunque molto scarsa, il mio ruolo, che sarà un po' più complesso, sarà quello di fare in modo che A e B siano armonizzate, quindi ci sia un certo equilibrio nella relazione, un certo equilibrio di tempi e determinate regole saranno utili sia per stabilire dei tempi che siano concordati, sia per stabilire anche delle determinate modalità di relazione. Se decidiamo di fare una vacanza, magari invece di prendermi, faccio degli esempi, di prendermi 2 settimane con A, perché magari le mie vacanze saranno di 2 settimane all'anno e non di più, prenderò 1 settimana con A, 1 settimana con B in momenti diversi. Ora, è più impegnativo? No, dal punto di vista organizzativo e logistico, perché sono 2 viaggi invece che 1, quindi sono cose che le coppie fanno costantemente. Non è che ci sia quella grande complessità in più. Quello che c'è da diciamo, da un pochino da affrontare, come diciamo la sfida un po' che si affronta costantemente, è questo livello di armonizzazione, cioè l'armonizzazione tra partner che se non sono molto avvezzi alla dimensione poliamorosa, tenderanno a tirarmi un po' a destra, un po' a sinistra, perché si sentiranno insicuri, perché si sentiranno magari non all'altezza, sentiranno tutta una serie magari di paure, di timori, eccetera, eccetera, e questo il fatto che ci siano delle regole, il fatto che ci siano anche delle regole significa anche garanzie di sicurezza su determinati aspetti, questo è rassicurante, cioè aiuta a mettere questa relazione in un certo punto di equilibrio e questo porta poi in ultima analisi maggiore benessere, proprio perché è importante, questa è un'altra delle regole fondamentali del poliamore, il poliamore funziona quando tutti sono felici. Se è felice solo 1 o 2 su 3 o 2 su 5, questo non è poliamore, questo è, tra virgolette, o diciamo dire, opportunità di divertimento per qualcuno e situazione di disagio e sofferenza per qualcun altro. Nel poliamore tutti devono stare bene. Poi, per carattere, ognuno esprimerà questo stare bene in modo più ottimista, in modo meno ottimista, ma di fatto una base ci deve essere per tutti. Sì, le regole sono importanti. Quando le regole diventano meno fino al punto di sparire, ma a un livello diverso dall'anarchia. Quando si va verso quella che noi come Vamore chiamiamo unione poliamorosa. L'unione poliamorosa è la dimensione top, diciamo, del poliamore per come noi lo intendiamo, ed è una dimensione nella quale tutto il cluster è in relazione. Quindi che siano 3, 4, 5 persone, tutte si amano tra di loro, tutte hanno un rapporto d'amore diretto, profondo. A questo livello di scambio cominciano a diventare sempre meno rilevanti le, regole, fino al punto di non essere più neanche necessario esprimerle, proprio perché, all'interno di questo ambiente si va a creare una dimensione completamente diversa d'amore. Questo livello d'amore prevede il fatto di dedicare molto spazio del nostro cuore al preoccuparci della felicità degli altri. Quindi diventa meno importante l'acquisire, rassicurarci e quindi avere attenzione alla nostra felicità personale, a costo anche che a scapito di altri, ma diventa sempre più importante il fatto che gli altri stiano bene. È un effetto secondario evoluto, diciamo, dell'unione poliamorosa. Quando questo accade, quando c'è questa dimensione, ecco che le regole cominciano a svanire. Cominciano a svanire perché si va sull'onda di quello che serve, di quello che c'è bisogno, della situazione che ha, bisogno di maggiore compensazione, dell'equilibrio che in quel momento può portare, l'insieme verso un certo risultato armonico e tutti lo sentono perché a quel livello lì di scambio, di profondità, c'è una sorta di legame paratelepatico, quindi ci si sente a dei livelli molto profondi, molto epidermici, molto di
sensorialità più profonda, sensitività più profonda e meno sulla testa, meno sul stabiliamo cosa fare, capiamo come andare, eccetera, eccetera, eccetera. Capiamo che è una sorta di spirale, quindi si può partire dal concetto anarchico dell'anarchia relazionale, quindi si parte da un'idea del io sono libero, tu sei libero, quindi io non voglio sapere troppo di te, tu non troppo di me, viviamo, ci divertiamo, ma viviamo in maniera, come dire, light. Si passa a un livello di profondità dove diventa fondamentale avere delle regole, perché se no non si transita da quel mare lì, ci si va a spattaccare malissimo. Quindi questo momento delle regole è molto importante ed è importante anche farlo bene, perché poi, ci si rischia da una parte di ingabbiarsi o dall'altra di essere troppo superficiali e quindi poi anche lì si creano delle difficoltà. In questo, stiamo anche preparando insomma, una cosa che potrebbe esservi utile, un prodotto diciamo formativo adatto in questa situazione. Alla fine di questo percorso, sempre che uno lo desidera, sempre che l'idea di poliamore è quello che sente come forma relazionale, si può arrivare a questa dimensione dell'unione e l'unione è effettivamente un punto nel quale la regola è trascesa, cioè è qualcosa in cui non serve più perché si è da un'altra parte e quindi la sostanza diventa una sorta di ambiente armonico, circolare d'amore, dove quello che serve è quello che tutti sentono utile, è quello che il singolo sente bisogno e sente spero che questo video vi sia piaciuto e se sì mettete un like e continuate a fare domande e a proporre prospettive, sfaccettature diverse per permetterci di elaborare sempre meglio la nostra ricerca e metterla al vostro servizio. Al prossimo video.